diciamo, per far comparire i tasti delle operazioni booleane, che poi sono queste qui, dette strumenti solidi, io le chiamo operazioni booleane perché questo termine, diciamo, viene utilizzato in altri programmi, perché quasi tutti i programmi di 3D hanno molte cose, molti concetti, molti metodi di modellazione che sono comunque comuni tra di loro. Le operazioni booleane in SketchUp sono chiamate strumenti solidi. E che cosa sono? Ti permettono, ovviamente, affinché queste operazioni possano funzionare, è importante che gli oggetti che interagiscono tra di loro siano racchiusi in dei gruppi e siano dei solidi. Quindi se io seleziono questo, tasto destro crea gruppo, seleziono questo, tasto destro crea gruppo e prendo questo elemento e lo avvicino a quest'altro e magari lo scalo anche in questa maniera qua. Ora prendo questi due elementi, li seleziono e ne faccio tre copie. Quindi 1, anzi faccio per 6, quindi faccio 6 copie. Allora vediamo la prima operazione che si chiama unione. Allora, se io mi metto in modalità semitrasparente, tu vedi che il cilindro e il cubo si compenetrano. Quando io faccio l'unione tra questo elemento, il fatto che lui si illumini ed esca la scritta gruppo solido, vuol dire che lui ha riconosciuto che l'elemento è un solido e questa cosa è molto importante perché se lui non avesse riconosciuto il solido non mi avrebbe fatto l'operazione. Quindi io clicco su questo elemento, clicco su quest'altro elemento e che cosa succede? Succede non solo che i due corpi si uniscono, ma le parti comuni all'interno si eliminano e si crea un buco che mette in comunicazione le due parti. Il fatto che lui li unisca in questo modo, andandoti a togliere questi elementi centrali, è un qualcosa che è utile principalmente nella stampa 3D, perché la stampa 3D, se tu dovessi stampare un oggetto 3D così come è fatto, quindi se tu gli dessi questo file a una stampante 3D, lei si rifiuterebbe di stampare dicendo che l'oggetto è composto da due solidi e quindi lui non può creare diciamo l'unione, cioè non può stamparli perché appunto sono comunque diversi. Nel momento in cui invece vengono uniti e soprattutto qui dentro si vanno ad unire e ad aprire, questo li rende adatti alla stampa 3D. Questo tipo di comando nel campo architettonico si utilizza molto poco, quindi capita raramente che noi abbiamo bisogno di questa unione booleana, anzi il fatto di avere delle parti divise ci rende meglio la possibilità di poterle modificare. Un comando che invece è molto utile in ambito architettonico è la differenza, la sottrazione booleana. Questo comando come eh, funziona? Quando tu ti poggi sopra un tasto, vedi che nella parte qui in basso a sinistra, lui ti dà una descrizione di quello che lui fa, quindi sottrai un solido da un secondo solido selezionato, mantieni solo il risultato finale. Quindi se io premo questo e seleziono prima questo e poi questo, tu vedi che si verifica un foro all'interno del modello che ha questa forma. Il, il terzo comando è l'intersezione booleana. L'intersezione booleana ti dà la parte, cioè ti conserva
la parte comune dei due oggetti. Questa qua anche si usa abbastanza raramente in ambito architettonico, ma si usa principalmente in ambito meccanico. A volte ci sono delle forme di alcuni pezzi meccanici che è più semplice andarli a creare dall'intersezione di due parti. Poi ci sono altre varianti che però sono tutte varianti delle prime due che abbiamo visto. Qui abbiamo struttura esterna, unisce le due parti, mantenendo quindi è molto simile alla precedente, all'unione. Poi abbiamo la finitura. La finitura che cosa fa? Mi crea quello che faceva l'unione, struttura esterna e unione, però le due parti sono staccate tra di loro e sono chiuse. Quindi questo è chiuso di qua e questo è chiuso di qua. Quindi magari tu li interseghi perché vuoi ottenere le due parti separate, perché magari gli vuoi fare una determinata operazione. Quindi questo è quello che fa finitura. Per finire dividi cliccando sul primo e sul secondo, che cosa fa? Ti va a spaccare questi elementi, diciamo facendo in modo che non solo questi qui, cioè quindi questo ha bucato questo, ma io ho ancora questo qui che aveva fatto il foro qui dentro conservato e questo qui che era rimasto esternamente. Io ora li ho allontanati solo per farti vedere lui che aveva, diciamo, creato. Posso già dirti da subito che il comando più utilizzato in architettura è la sottrazione. Quindi quando tu devi fare, mettiamo tu dovevi fare una nicchia fatta in questo modo, con i classici comandi che aveva il programma, tu non avevi, cioè si poteva anche fare, ma sarebbe stato molto lungo e molto laborioso da fare. Invece con questo strumento era sicuramente molto più semplice.